principale difficoltà un po' per tutti gli sciatori è quella di saper tenere soprattutto su nevi dure. Tutti avvertiamo una certa facilità su nevi morbide, ma su nevi dure e ghiacciate può diventare difficilissimo. Il segreto per riuscire a vincere queste difficoltà sta nell'utilizzo del piede, nell'imparare ad inclinarlo e soprattutto poi nell'utilizzo della muscolatura del piede, perché da quella a catena i muscoli di tutti gli arti inferiori si metteranno in azione per quello che serve. Andiamo subito a vedere la differenza che c'è tra il far tenuta su una neve dura o su una neve morbida. Sulla neve dura noi scarichiamo lungo l'asse della tibia, arrivano i carichi allo sci e scaricano al centro dello sci. La reazione del terreno è invece a livello della lamina. Questa forza rossa e questa forza di reazione blu non sono sulla stessa direzione, quindi creano una tendenza ad appiattire lo sci in questo modo. Che cosa bisogna fare per contrastare questa tendenza? Bisogna bloccare questo snodo della caviglia, mentre invece su neve molle, quando abbiamo delle forze di reazione molto meglio distribuite su tutta la larghezza dello sci, abbiamo molto meno bisogno di operare questo blocco a livello della caviglia che avevamo visto su neve dura tende molto a cedere lateralmente. Provate a immaginare di essere in piedi semplicemente su un terreno molto duro e di voler tenere le solette degli sci orizzontali, quindi in presa sugli spigoli. Sicuramente vi renderete conto di come dovete bloccare lo snodo della caviglia e vi renderete conto che azionando i muscoli dei piedi in questo senso, per ottenere questo risultato attiverete i muscoli della gamba e i muscoli della coscia, e fissando bene il rapporto tra piede e tibia riuscirete anche ad avere un buon rapporto tra la tibia e il femore, cioè tra la gamba e la coscia, e quindi facendo questo lavoro a livello del piede riuscirete a dare il giusto equilibrio a tutta la massa del corpo, questo solo in conseguenza dell'aver attivato i muscoli del piede. Quindi lo scarpone deve essere interpretato come un aiuto a questa stabilità, ma non come la soluzione, perché è il piede il nostro sensore per l'equilibrio di tutto il nostro corpo ed è quello che dobbiamo attivare. Cominciamo col vedere su questa discesa su una neve piuttosto morbida, facile, dove lo sci appoggia bene e incide senza difficoltà, quindi uno sforzo limitato, piuttosto morbido, mentre invece qui siamo su neve dura al mattino presto d'estate, lo sforzo è decisamente superiore per mantenere lo sci di spigolo e per incrementare la presa durante lo sviluppo della curva. Un esercizio fondamentale per capire, per cominciare a percepire la contrazione della muscolatura del piede alla ricerca dello spigolo è l'esercizio banalissimo della scaletta. Fatene tantissime di scalette, anche di corsa, salire di corsa un pendio, cercando di concentrarvi proprio su quello che la muscolatura del piede fa per andare contemporaneamente a mettere lo sci di spigolo e a dargli forza. L'esercizio della diagonale è anche un esercizio importantissimo in cui con calma possiamo percepire la stessa cosa. E poi c'è questo esercizio in cui prendiamo e molliamo lo spigolo e abituiamo veramente il piede a gestire l'inclinazione laterale degli sci e a dare una massima contrazione e un rilascio totale, riappiattendo lo sci sul pendio in modo da migliorare sempre di più la gestione dello spigolo attraverso la contrazione della muscolatura dei piedi e il blocco o il rilascio dello snodo della caviglia. Gli esercizi di slittamento laterale sia in avanti che all'indietro, sia a diverse velocità, è importantissimo, e questo bisognerebbe sempre
farlo e farlo con la consapevolezza appunto di ciò che fa il piede nel rilassare i muscoli e lo snodo della caviglia, oppure nel riprenderlo per aumentare la presa. Quello della gestione dello spigolo, attraverso la gestione appunto della muscolatura dei piedi e della tenuta dello snodo, tenuta laterale dello snodo della caviglia, è uno dei temi principali, e attraverso il miglioramento della gestione di questo aspetto può migliorare la nostra sciata, rendendo sempre più efficace la nostra presa di spigolo. E qui vediamo una discesa di Oriano Rigamonti su un terreno molto ripido, a velocità molto elevata, e ovviamente qui, se lo sciatore non fosse cosciente delle possibilità di tenuta che ha utilizzando bene i suoi piedi, non potrebbe lanciarsi su un pendio del genere con la sicurezza di saper gestire la situazione. Molte volte ci si illude di sciare sugli spigoli semplicemente perché si lasciano magari le righe incise nel terreno, ma qui vediamo che è un'azione molto statica e dove c'è una forte prevalenza di ricerca di posizione della parte alta del corpo. Qua non è il piede che comanda, ma è l'idea di dover fare chissà quale movimento per mettersi in chissà quale posizione. Qui invece vediamo piedi efficaci che scorrono costantemente sul terreno, incidendo perfettamente la neve, e lo vediamo, torniamo sulle immagini iniziali, questa discesa su neve morbida che abbiamo visto, e questa su neve molto molto dura.